Ok, siamo nel 2025. Come oggi ha senso far podcast? In questo video voglio raccontarti quelle che secondo me sono le best practice, ovvero i consigli da seguire per fare un podcast che abbia senso nel 2025. Come ti raccontavo nell'introduzione, siamo nel 2025, ma questa per te non è una novità, immagino tu lo sappia già. Forse quello che non sai o comunque hai letto, hai sentito, ma voglio appunto spiegartelo nel dettaglio, è come fare podcast appunto con l'anno nuovo. Quali sono le tendenze, quali sono le best practice che bisogna implementare per dare un senso ai nostri podcast? Allora, oggi ti voglio parlare di 4 elementi fondamentali secondo me. Se mi conosci sai che io sono un profondo estimatore dell'audio, ok? E sono una di quelle persone che crede che audio e video siano due cose completamente diverse. Però purtroppo ci sono tantissime persone che credono che il video sia migliore, sia più completo rispetto all'audio. No, è come se l'audio fosse il fratello scemo perché gli manca un pezzo. È solo audio mentre il video è audio più video. Ecco, quindi lo sai che io sono abbastanza estremista su questa cosa, per me i podcast sono audio, ma questa battaglia l'ho persa. Nel senso che nel 2025 far podcast significa far podcast video. E non lo dico solo io, non è soltanto una mia idea, ti racconto un po' di cose. LinkedIn, che aveva lanciato degli eventi audio, e io ero stato uno dei primi in Italia a utilizzarli con assiduità, poi mi sono distaccato da quel progetto per altre motivazioni, ecco, LinkedIn ha chiuso gli eventi audio. Adesso si possono fare soltanto eventi video. Quindi immagina prima tu potevi fare degli eventi, ok, degli eventi appunto audio dove tutti potevano, volendo, aprire il microfono, parlare, eccetera. Era come immagina una call su Zoom dove anziché avere tutti quanti i video attivi, avevano soltanto l'audio. Ed era molto più semplice perché era gestibile da telefono. Ecco, questa cosa non esiste più, da pochissimo, ma non esiste più. In un evento recente che Spotify ha tenuto in Italia, ma ovviamente l'ha tenuto un po' in giro per il mondo, ecco, la tendenza che è venuta fuori dagli interventi proprio di persone all'interno di Spotify è stata quella di pubblicare video, perché Spotify sta dando sempre più spazio al video. Allo stesso modo siamo qui su YouTube, YouTube sta dando più spazio ai video. I podcast che YouTube ci chiede di caricare sono video, e quindi noi possiamo caricarli con un'immaginetta statica e l'audio che viene fuori, oppure, come in questo caso, qualcuno potrebbe dire che questo è un podcast. Tanti miei video possono essere etichettati come podcast. Cioè non possiamo fare a meno di seguire delle tendenze, perché se Spotify, YouTube, mica bruscolini, cioè stiamo parlando di due colossi all'interno dei contenuti audio e video, se loro stanno indirizzando il mondo dei podcast verso il video, vuol dire che quella è la strada. Ti ho raccontato anche di LinkedIn, no? Che ha chiuso gli eventi audio, quindi il segnale chiaro, il segnale forte da parte di tutti è video. Del resto siamo una società visiva, purtroppo, e TikTok, nel bene o nel male, ce lo ricorda sempre. TikTok è la piattaforma, ti può piacere o meno, non è questo il punto, più innovativa, quella che ha fatto riscoprire la voglia a tutti noi di mettersi in mostra, di farsi vedere, di sentirsi apprezzati, no? Con tutte le deviazioni che questo ha comportato, ok? Ma siamo una società visiva. Instagram sta inseguendo TikTok, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, se vuoi far podcast di successo nel 2025, devi utilizzare il video. Questo comporta tutta una serie di altre competenze, però. Oltre all'audio, devi anche conoscere il video, quindi l'illuminazione, la macchina fotografica, l'obiettivo, l'editing video, il montaggio video, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente non è obbligatorio da parte tua far video, però sappi che se vuoi ottenere grossi risultati, o comunque risultati, il video non può che essere una componente fondamentale dei tuoi contenuti. Il secondo punto del quale voglio parlarti oggi è l'AI, ovvero l'intelligenza artificiale. Lo sappiamo bene, ormai l'AI è dappertutto. Qualsiasi piattaforma ha una grossa componente, se non il 100%, di intelligenza artificiale. Ecco, quello che noi dobbiamo fare nella nostra creazione di podcast è quello di non sfuggire dall'utilizzo dell'AI. L'AI non è né buona né cattiva, dipende dall'utilizzo che ne fai. Se tu la utilizzi perché pensi che possa fare tutto il lavoro al posto tuo, stai sbagliando. Non è questo il senso dell'AI. Il senso dell'AI è aiutarti a velocizzare dei processi, aiutarti in tutta quella parte di automazione dei processi, tutta quella parte noiosa. Ok, come ad esempio un editing veloce,
quindi non la post-produzione, ma l'editing veloce, quindi togliere i respiri, togliere le parti in cui hai ripetuto la stessa frase perché l'intelligenza artificiale può capirlo, può farlo al posto tuo. Insomma, fare una serie di cose che ti porterebbero via tanto tempo, e mi rendo conto che sono anche un po' noiose, perché la cosa bella è scrivere il testo del contenuto, raccontarlo, eccetera. Fare editing non è proprio la cosa più bella del mondo. Magari ti piace da pazzi, però secondo me, secondo tanti, è un po' noiosa. Ecco, l'intelligenza artificiale proprio in questi punti può essere fondamentale, può venirci davvero in aiuto. Quindi non scappare dall'intelligenza artificiale per dire no, il nemico, io sono fiero perché i miei contenuti sono privi di AI free. Non è assolutamente così. Certo, se tu pensi che l'AI possa fare tutto al posto tuo, ripeto ancora una volta e per l'ultima volta, stai sbagliando. L'AI ti deve aiutare nei processi ripetitivi, quelli che non prevedono creatività da parte tua, ma prevedono soltanto ripetizioni. Ecco, quella parte lì può essere automatizzata grazie all'AI. Il terzo punto fondamentale è quello della costruzione di una community. Oggi più che mai, in realtà già da diversi anni a questa parte, ma sempre di più anche nel 2025, creare una community è quello che fa la differenza tra uno che crea contenuti e uno che ha successo. La community come si crea? Creando dei contenuti autentici, creando dei contenuti originali, creando dei contenuti con la tua personalità. Se tu pensi di copiare gli altri, stai sbagliando. Se tu pensi di fare i video come li fanno tutti gli altri, di seguire lo stile di quella persona, di quel creator, stai sbagliando, perché c'è già lui, ma perché dovrebbero seguire te? Non ha senso. Quello che invece ti dà un grossissimo vantaggio è essere te stesso. Utilizzare la tua personalità. Puoi piacere così come non puoi piacere, ma qualunque creator può piacere o non può piacere. Io posso piacere ad alcune persone e non piacere ad altre persone. Ci sta, non me ne faccio un problema. È assolutamente così. Se ci pensi, non esiste nulla universalmente che piace a chiunque o che non piace a chiunque. Ok, quindi le persone si dividono sempre, però hai molte più chance che le persone ti seguano perché sei te stesso. E se sei te stesso, le persone si fidelizzano, soprattutto se dai continuità ai tuoi contenuti. Perché finora ti ho parlato di originalità, di personalità, ma serve anche una grossa componente di continuità, di costanza nella creazione e nella pubblicazione dei contenuti. Se pubblichi ogni tanto, ma come pensi che le persone si possano fidelizzare a tal punto da creare una community attorno ai tuoi contenuti? È impossibile, tu stesso non lo faresti. Se vuoi, e secondo me devi creare una community attorno ai tuoi contenuti, è fondamentale che tu sia una persona autentica, crei contenuti originali e soprattutto utilizzi la tua personalità e utilizzi costanza. Quindi è inutile far podcast a caso. Sai che c'è? Facciamo un podcast, dai, di che parliamo? Improvvisiamo e... Non ha senso. Non ha senso, non le ascolterebbe nessuno, neanche tu. Guardati intorno, ascolta, guarda quello che c'è in giro e cerca di creare dei contenuti che, per carità, non devono per forza essere originali, ma devono avere un punto di vista, un'angolazione, una prospettiva diversa, originale, autentica. Ecco, questo è il segreto per costruire una community. Ultimo consiglio che voglio darti in questo video per fare un podcast che abbia senso nel 2025 è quello di puntare sulla qualità audio e video. Ora, se tu segui il mio canale, sai bene che io ci tengo veramente tantissimo alla qualità audio e video. Non perché dobbiamo realizzare film, noi stiamo facendo semplicemente dei podcast, quindi va bene arrivare a una qualità come la mia, però ci devi arrivare. L'audio deve essere pulito. Il video si deve vedere bene. L'audio deve essere pulito non soltanto da un punto di vista di qualità audio, quindi un buon microfono, una buona preamplificazione, un buon editing, una buona equalizzazione, compressione, bla bla bla, ma anche tu come parli nel microfono, perché tu puoi avere anche un suono pazzesco, ma se non sai parlare nel microfono, nessuno ti ascolta. Allo stesso modo, se il tuo video è pessimo, perché fai un montaggio pessimo, oppure le luci sono sbagliate perché sei troppo chiaro, sei troppo scuro, l'inquadratura non è fatta nel modo corretto perché ci sono tecniche per l'inquadratura, non è che metti la fotocamera lì, dici mettila lì, dai. Come ti dicevo all'inizio, devi avere nuove competenze, proprio perché c'è il nuovo strumento video che è fondamentale oggi, e lo sarà sempre di più, devi imparare a usarlo. Quindi c'è una difficoltà maggiore? Sì. La difficoltà si è raddoppiata, perché prima era soltanto audio, adesso è audio più video. Nessuno ti obbliga a fare podcast, nessuno ti obbliga a creare contenuti, ma se vuoi farlo e vuoi avere, non dico successo, ma almeno un po' di seguito,
non puoi prescindere dalla qualità audio e video. E il segreto per avere una qualità audio decente è quello di trattare acusticamente la stanza. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Lo so che tu non lo vuoi sentire, perché la cosa che a te fa più piacere sentire è: comprati questo microfono, perché questo è il miglior microfono che tu puoi comprare. La prima cosa fondamentale è il trattamento acustico della stanza. Sul mio canale trovi un sacco di video dove puoi utilizzare anche coperte, puoi utilizzare quello che ti pare, spendere 2 lire, non devi per forza crearti uno studio e spendere chissà quante migliaia d'euro. Quindi no, anche con delle coperte che sicuramente hai a casa, anche con materiale, per carità, materiale che ti trovi in casa, puoi ottenere un risultato. Quindi non ti sto dicendo che devi spendere soldi, ti sto dicendo che devi utilizzare la testa. Per quanto riguarda il video, al di là della fotocamera decente, devi avere anche un'illuminazione decente, devi avere anche un set decente. Non puoi inquadrare un muro bianco dietro di te, oppure avere un'inquadratura storta o altre cose ancora, perché le persone se ne accorgono. Oggi il livello qualitativo si è alzato tantissimo, non è più accettabile avere un livello qualitativo audio e video basso, non è più accettabile, nessuno ti ascolterà o ti guarderà, perché il livello si è alzato. Fino a 4 anni fa, 5 anni fa, ok, ma oggi è sempre più elevato il livello, quindi nessuno ti obbliga a fare podcast. Se vuoi farli, questi 4 consigli, queste 4 tendenze nel 2025 sono indispensabili. Bene, credo di averti raccontato abbastanza. Certo, avrei potuto fare un video lungo ore e ore e ore e ore, sarebbe stato pesante però per me e per te. Quindi mi limito a questi 4 consigli da implementare se vuoi. Non voglio usare la parola avere successo, perché poi chi ti garantisce che hai successo? Nessuno, io tantomeno. Quindi se vuoi però che i tuoi podcast abbiano un senso, ecco, diciamola così, che i tuoi podcast abbiano un senso, l'unica cosa che puoi fare è seguire questi 4 consigli che ti ho dato. Ce ne sarebbero tanti altri, ma parti da questi 4 e realizza un podcast che abbia finalmente senso. Questo è l'unico modo, non ce ne sono altri, ma non perché te lo dico io, perché secondo me se utilizzi la testolina capisci che è quello che ti ho detto io, è semplicemente utilizzare il buon senso. Grazie mille, e domande, curiosità, commenti, insomma, commenta questo video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo settimana prossima.